110 milligrammi. È la quantità esatta di liquido che sta per entrare nel tuo corpo. Circa 3 volte il peso di una goccia di pioggia media. Eppure, questa minuscola, insignificante quantità contiene abbastanza energia chimica per spegnere la vita di 100 esseri umani adulti o di 250.000 topi, in un tempo compreso tra 30 e 45 minuti, nei casi più rapidi. Non è magia, è biologia spietata. Immagina 2 siringhe di vetro microscopiche che perforano la tua pelle. Il serpente se n'è già andato, ma ha lasciato un esercito letale. E la prima linea di questo esercito non attacca le tue cellule, attacca lo spazio tra di esse. Usa un enzima speciale, la ialuronidasi. È come se un esercito nemico, prima di invadere la tua città, decidesse di sciogliere letteralmente le mura di cinta. Tu pensi che il veleno entri subito nel sangue, vero? Sbagliato. Le molecole più grandi e letali sono troppo grosse per i tuoi capillari sanguigni. Quindi scelgono un'autostrada secondaria, il tuo sistema linfatico. Il veleno non ha fretta. Scivola nel buio. Aspetta. È un'attesa agonizzante. Mentre tu chiami i soccorsi, lui sta già viaggiando verso il tuo collo. Fermati un attimo. Respira profondamente. Fallo ora. Senti l'aria riempire i polmoni? Goditi questa sensazione. Perché tra pochissimo il veleno raggiungerà la tua giugulare e si riverserà nel torrente sanguigno. E a quel punto il comando stesso di respirare verrà cancellato. Attenzione, quello che stiamo per esplorare è uno scenario teorico basato sulla biochimica reale. Ora, il veleno è nel tuo sangue. Triliardi, miliardi di molecole hanno un solo, unico bersaglio. I tuoi muscoli. O meglio, il punto esatto in cui i tuoi nervi parlano ai tuoi muscoli. Immagina un cavo elettrico che si attacca a un motore. Loro puntano all'interruttore. Questa tossina si chiama paradossina, paradoxin, ed è un capolavoro di crudeltà. Quando il tuo cervello dice al braccio di muoversi, lancia delle palline chimiche attraverso uno spazio vuoto. La paradossina attacca il terminale nervoso presinaptico, impedendo il rilascio del segnale chimico. È come se qualcuno avesse tagliato i cavi elettrici prima che arrivino alla serratura. La chiave non entra più. Il segnale rimbalza. È un silenzio assordante. In pochi minuti le tue palpebre si fanno pesanti. La tua lingua sembra di piombo. Non riesci più a deglutire. E poi il colpo di grazia. Il muscolo più importante del tuo corpo, il diaframma, smette di ricevere ordini. I tuoi polmoni sono perfetti. La tua gola è libera. Ma la pompa meccanica che tira dentro l'aria si è appena spenta. Ma c'è un problema enorme. La tossina non riesce ad attraversare la barriera ematoencefalica. Non entra nel tuo cervello. Cosa significa questo per te? Significa che la tua mente è perfettamente intatta. Sei intrappolato. Vivi un incubo fatto di lucidità paralizzata. Il tuo corpo è un sarcofago inerte, ma dentro tu stai urlando. Senti il sapore metallico della paura. Non potersi muovere e non poter respirare ti sembra la fine? Siamo solo all'inizio dell'orrore. Il veleno del taipan contiene anche emotossine. Queste bestie molecolari attaccano il sangue stesso. Pensa al tuo sangue come a un fiume fluido che porta ossigeno. Le emotossine sono come azoto liquido lanciato in quel fiume. Lo congelano all'istante, ma non con il freddo, con la chimica. Il tuo corpo ha un meccanismo per chiudere le ferite, giusto? Crea dei piccoli tappi. Il veleno attiva questo meccanismo ovunque, contemporaneamente, nel tuo cuore, nei tuoi reni, nel tuo fegato. Centinaia di migliaia di minuscoli coaguli si formano in pochi secondi. Le molecole ingannano le tue stesse difese, trasformando il tuo sangue in un liquido solido. Aspetta, perché se il sangue sta diventando solido, le vittime dei morsi sanguinano dalle gengive e dagli occhi? È un paradosso folle. Il tuo corpo, nel disperato tentativo di creare tutti questi coaguli, ha consumato tutto il suo materiale da costruzione. Ha finito la colla. Quindi, quando un vaso sanguigno cede per la pressione,
non c'è più nulla per tapparlo. Sanguini a morte, perché hai coagulato troppo, e mentre il tuo sangue impazzisce, entrano in gioco le miotossine. Il loro compito? Sciogliere le tue fibre muscolari. È come se qualcuno versasse dell'acqua su un castello di zucchero. Le tue cellule muscolari si spaccano, rilasciando proteine enormi nel sangue. Proteine che andranno a intasare completamente i tuoi reni, distruggendoli per sempre. Se sei ancora qui con me, se stai sentendo il tuo battito risuonare nel petto, è perché una parte di te ha il coraggio di guardare l'abisso della natura dritto negli occhi. Il tuo corpo ora è in caduta libera. Senza respiro, l'ossigeno nel sangue crolla. Il cuore, che stava lottando contro un sangue denso come catrame, ora non ha più carburante. Cerca una via, cerca la vita, ma trova solo il vuoto. Senza ossigeno, la fortezza inespugnabile della tua mente cede. I neuroni, che fino a un attimo prima brillavano nel panico, iniziano a spegnersi, non tutti insieme, uno a uno, come le luci di una grande metropoli durante un blackout totale. Prima le periferie della memoria, poi i centri del dolore, fino a quando rimane solo il tronco cerebrale, e poi il buio assoluto. Esiste solo una cosa al mondo in grado di fermare questa apocalisse: l'antidoto, una miscela di anticorpi estratti da cavalli che hanno imparato a riconoscere il veleno. Se iniettato in tempo, questi anticorpi agganciano le neurotossine prima che si incastrino nei muscoli. Le abbracciano, le disinnescano, le rendono inerti. Un salvataggio molecolare miracoloso. Ma il tempo a disposizione si misura in minuti. Ogni singola molecola di questo veleno è un capolavoro di ingegneria evolutiva. 80 milioni di anni di perfezionamento mortale, racchiusi in una lacrima liquida. Non c'è malizia in questo serpente, non c'è odio. La natura non ha pietà, ha solo una spietata, perfetta efficienza. Sei qui, in questo universo, su un pianeta dove la chimica decide chi vive e chi muore in frazioni di secondo. Non sei separato dalla natura, sei fatto delle sue stesse, fragili regole. E questo era il sapore del limite umano. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, il confine tra preda e predatore è scritto negli atomi. Se credi che la scienza debba essere vissuta sulla tua stessa pelle e non solo studiata sui libri, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per chi vuole guardare oltre la superficie delle cose. Aiutami a portare l'invisibile agli occhi di tutti. Insieme, l'universo fa meno paura.